Ma a me pare uguale. Ragazzi, mi beccate sempre mentre sto iniziando a utilizzare i miei nuovi utensili. Allora, benvenuti nel mio laboratorio. Io sono Riccardo e questo è il martello perforatore della Enco, acquistato da Eurospin a 54,95 €, identico praticamente al Parkside, almeno esteticamente. Infatti oggi farò una recensione solo per lui e poi farò un video confronto fra i due utensili. È un martello perforatore con attacco SDS che ci permette di forare muri anche in cemento se si comporta come quello Parkside e che ha delle caratteristiche davvero interessanti. Quindi guardiamolo, vediamo come si comporta. Questo l'ho comprato questa mattina, 7 febbraio del 2019, da Eurospin, la catena di supermercati. Premetto che non sono in accordo con nessuno, è una mia iniziativa. Ne ho già uno della Parkside, mi serviva un altro a casa e quindi ho deciso di acquistare questo di qua. Con la scusa ve l'ho recensito. Prima di aprire la confezione, quindi fare l'unboxing, vediamo un attimino quello che è riportato sulla grafica del cartone che riveste la valigetta. Allora, questa è la linea Enco Professional. Esteticamente, come abbiamo visto, è molto simile al Parkside, anche la batteria sembra molto simile. La batteria stessa è da 20 volt, batteria Enco Professional. Poi c'è una rapida descrizione che ci dice che ha una luce a LED di lavoro che ci illumina la zona dove andiamo a lavorare, una sostituzione rapida perché ha il mandrino SDS, quindi basterà arretrare per cambiarlo sempre come l'altro, e una velocità variabile, quindi la pressione del nostro dito sull'interruttore, il tasto dell'interruttore, farà da potenziometro e aumenterà e diminuirà le rotazioni al nostro piegimento. Le funzioni sono quelle di martello, quindi il trapano con il battente, l'avvitatore e il trapano normale con la rotazione. Ha una garanzia di 3 anni, è certificato GS, ha una qualità verificata, ha una tensione nominale di 20 volt, una velocità a vuoto che va da 0 a 900 al minuto, una velocità di percussioni che vanno da 0 a 5000 al minuto. Sempre premendo il nostro tastino regoleremo questi due dati. La forza d'impatto è di 1 joule. Il diametro di perforazione sul legno è di 16 mm, mentre la perforazione sul metallo è di 8 mm e sul calcestruzzo invece sarà di 10 mm. L'attacco SDS Plus. Sulla parte opposta invece ci mostra una serie di utensili compatibili con lo stesso tipo di batteria Enco Professional. E tra questi c'è un trapano avvitatore a battente, questo lo sta recensendo anche Gigi Garage Gianni, vi lascerò il link in descrizione. Poi c'è una smerigliatrice angolare, questo stesso che stiamo per recensire, una sega circolare, un seghetto a pendolo, il fantastico cartuccio a batteria, un tagliasiepi e poco altro, quindi tagliabordi eccetera. Il codice di questo articolo è 149799.01-20V, ma questo è il riferimento alla batteria che è da 2 A. Poi ci sono i riferimenti per poterla acquistare, assistenza eccetera. Va bene, visti questi dettagli adesso tagliamo gli unici 2 sigilli riportati sulla confezione e vediamo come si comporta. Sulla parte superiore della valigetta, che comunque è abbastanza morbida, troviamo il logo Enco Professional, non c'è alcuna fascetta, apro direttamente i ganci e vediamo il prodotto. E allora, sia il prodotto che la disposizione già mi sono familiari. Vediamo. Mettiamo da parte. Questo è il caricabatterie. Questi sono gli utensili in dotazione, quindi le punte, i bit, è abbastanza accessoriato, porta bit. Questo è un adattatore da SDS a nesto esagonale da 1/4 di pollice. Sulla parte alta della valigetta pure qua c'è il manuale di istruzioni, anche per questo vi consiglio, come tutti gli utensili, di leggerlo e conservarlo perché può tornarci utile per più chiarimenti. Allora lo conservo, metto la batteria un poco sotto carica e lo proviamo subito. Allora mettiamo la batteria sotto carica,
Questo è il caricabatterie con il LED verde acceso. Una volta collegata la batteria, quindi messa sotto carica, si accenderà il LED rosso che ci conferma che la batteria sta caricando, poi si riaccenderà il LED verde quando la batteria raggiungerà il massimo della sua carica. La stessa batteria ha un tasto di verifica del livello di carica sul lato sinistro. Alla pressione di questo tastino si accenderanno questi tre LED che ci indicheranno il livello di carica. Il verde sarà carica al massimo, il giallo intermedio, il rosso invece sarà o in protezione o da ricaricare. Quindi la metto sotto carica. A quando avrà raggiunto il livello massimo di carica potrò fare il test di funzionamento di questo utensile. Allora ragazzi, la batteria si è caricata, il tempo di ricarica è di circa un'ora, però dato che aveva già una carica residua all'interno della valigetta, ha impiegato molto meno. Il cavo è lungo 1,5 m, va bene, stacchiamola, colleghiamola all'utensile e vediamolo esteticamente, le caratteristiche principali. Allora, sulla parte sinistra ha il selettore per impostare la rotazione semplice oppure il martello, quindi le percussioni. Da questo lato, speculare anche da questo lato, c'è la regolazione del senso di rotazione, quindi premendolo da un lato o dall'altro decideremo il senso di rotazione del mandrino, il tasto per avviarlo e poi questi inserti in plastica dura, gomma dura, non è una gomma morbida come sono abituato a vederla sugli altri utensili, però comunque sì, è gomma, al tatto non si percepisce ma è gomma. Va bene, da premettere che all'apertura della confezione c'è un odore intenso che non so identificare, però comunque fa un odore poco gradevole. Allora, lo avvio per la prima volta, premo leggermente il tasto. Allora, la copertura del mandrino, che questa è la copertura, il mandrino è all'interno, ha dei movimenti irregolari. Questo non deve influenzarci perché è solamente il rivestimento. Poi il mandrino all'interno vedremo come si comporta. Allora, è il rumore che fa quando lo avvio che mi lascia un po' perplesso perché va a scatti. Va bene, questa era la velocità minima, vediamo la velocità massima. Ok, va bene, lo proveremo, vedremo come si comporta. Sulla parte frontale c'è un LED che illumina la parte da forare o da avvitare. Sulla parte sinistra c'è solamente un'etichetta che ci dà i dati tecnici più il codice dell'articolo e nient'altro. C'è il tasto, come ho detto poco fa, per invertire il senso di rotazione, quindi senso orario e questo è antiorario, orario e antiorario. Sulla posizione centrale blocca totalmente la pressione del tasto. Per mettere la funzione martello praticamente dobbiamo abbassare questa levetta, posizionarla sulla parte bassa, al clic avremo la conferma che è posizionato in modo corretto. Adesso vediamo se rispetta la velocità di rotazione, ne dichiara 900 al minuto e verificherò la correttezza di questi dati con il mio contagiri digitale. Vi lascerò di questo il link in descrizione per poterlo acquistare su Amazon. Allora premo e testo. Sono quasi 800, va bene. Vediamo adesso come si comporta forando il cemento e poi qualche altra prova. Allora, mettiamolo alla prova. Lo provo direttamente con la funzione di tassellatore perché non ha senso provarlo con la rotazione semplice. Vediamo se il mandrino gira dritto. Intanto è anche difficile da aprire, quindi ci sarà qualche difetto. Ok. E non aggancia però il mandrino. Perché? Non mantiene neanche le sue punte. Perché? Va bene ragazzi, non mantiene le punte, però questo è un difetto che
non va bene assolutamente. Proviamo comunque come funziona. Io chiederò una sostituzione di questo articolo se lo trovo. Va bene. Allora, proviamo a forare, vediamo come si comporta nonostante questi primi segni di diciamo di difettucci che sta presentando. Va bene, vado, vediamo come si comporta. Allora, questa era una punta solo da 8 mm. Proviamo con quella da 10. Questo è un mattone di cemento. Il movimento di questo coprimandrino in realtà non implica nulla, perché quello che noi dobbiamo guardare nei mandrini SDS è questa parte, ma qua anche questa è fuori asse. Non guardate la parte esterna, guardate quella interna. Va bene. Faccio un'altra prova su un mattone. Allora. Lo ha distrutto, quindi la forza come percussione ce l'ha, ma è normale sul forato, ragazzi, però questo lo rende letteralmente inutilizzabile totalmente. Va bene, proviamo allora questa punta da 16 mm su questo pezzo di legno di abete, vediamo come va. Tolgo la percussione. Ok. Va bene, ho trovato una parte di legno molto più dura, è riuscito comunque. Allora, peccato per questo mandrino, me lo devo far sostituire assolutamente. Controllateli subito. Adesso proviamo ad avvitare delle viti su questo legno, noto che fa anche da avvitatore, sono sicuro che riuscirà come potenza, però testiamo anche questa funzione. Allora, qua però è difficile, niente, difficile inserirlo, non scatta in avanti. Allora, lo inserisco. Proviamo, questa è una punta, una vite da 5 mm di diametro per 5 cm di lunghezza. Va bene, abbastanza potente e abbastanza snervante. Allora, proviamo quest'altra. Come vedete riusciamo a gestire la rotazione, quindi se io premo poco gira lentamente, ci permette di avvitare con dolcezza le viti. Io questi fori li faccio appositamente senza preforo, queste avvitature scusatemi, senza preforo e senza svasatura, perché voglio testare l'utensile in fase di difficoltà. Se faccio il preforo gli viene troppo semplice, quindi il test diciamo è molto più agevolato. Perfetto, riesco a fermarmi dosando la forza e all'altezza giusta. Se ci fosse stata la svasatura per la testa sarebbe andata benissimo. Se io adesso continuo ad avvitare spaccherò il legno. Perfetto, nel frattempo il bit si è alloggiato all'interno del portabit, non ero riuscito a farlo scorrere. Ok, allora rimuovo il bit.
loro stanno avendo, da quello che vedo, dei difetti, questi utensili, su quello che riguarda gli innesti. Questo non rimane agganciato, mentre il bit all'interno del portabit non si innesta facilmente e poi ha difficoltà a fuoriuscire. Magari basta un pochettino di olio all'interno, però siccome ho intenzione di tornare al più presto e fare il reso, non vorrei fare un reso con parti sporche di olio e avere contestato magari qualcosa. Va bene. Allora utilizzo l'accessorio in dotazione per poter utilizzare le punte con il codolo esagonale in questo alloggiamento. Ragazzi, anche questo sembra... ok, ho bisogno di una bella spinta. Va bene, si è incastrato. Allora, forerò questo metallo con questa punta da 6 mm. Questo è un metallo da 2 mm, quindi faccio una punzonatura. Vi lascerò in descrizione il link per poter acquistare questo punzonatore. È un punzonatore a scatto da poco meno di 10 euro, lo trovate su Amazon e vi consente di avere il solchetto dove fare appoggiare la punta del vostro trapano e fare un foro perfetto senza far scappare la punta. Questo invece è olio da taglio. Anche di questo vi lascerò il link in descrizione, sia la boccettina per evitare di sporcare tutto il piano di lavoro, che di eventuali boccette di olio da taglio da poter utilizzare durante la foratura. Dai. Allora, la recensione più difficile della mia vita. Provo a forare. Ok. Va bene, ci agevola nel cambio delle punte, si stacca da sola. Questo lo ha fatto abbastanza bene e rapidamente, è una punta da 6 mm, quindi si è comportato bene a livello di potenza, cede leggermente, però continua a ruotare. Peccato. Ragazzi, che dire, questo tassellatore molto simile a quello Parkside, per il quale più tardi farò un altro video in cui faremo una sorta di sfida, purtroppo ha dei difetti. Io spero di aver beccato un esemplare difettoso, infatti ora tornerò da Eurospin e chiederò il reso, quindi la sostituzione con un altro articolo uguale, sempre se è disponibile, altrimenti vedremo se mandarlo in assistenza o cosa si può fare. Comunque ha presentato questi difetti. Il mandrino non mi piace perché non tiene assolutamente la punta. Un mandrino SDS, quando si inserisce la punta, si inserisce, fa uno scatto, dopodiché rimane bloccato al suo interno, lasciando stare la rotazione che non è perfettamente dritta. Su questo tipo di utensile non si richiede mai una precisione nella rotazione che sia nettissima, quindi va bene anche che abbia un minimo di oscillazione, pure perché l'attacco SDS per caratteristica ha questi movimenti laterali, sia su questo che su questo di qua, che è un Parkside. Questa corrente non è quello con il quale lo confronterò. Anche questo ha i suoi movimenti, anche DeWalt, Bosch, tutti hanno questi movimenti perché deve scorrere all'interno, non viene stretto da nessuna pinza, quindi è normale che ci siano dei movimenti. Qua però i difetti sono altri, quindi non lo blocca. Ha questa rotazione così un po' a scatti, almeno poco fa l'aveva. Proviamo ora che si sono, diciamo, allineate un attimino le spazzole all'interno del nostro trapano. Va un po' meglio. Obiettivamente la rotazione che aveva all'inizio era a scatti, adesso invece sembra andare leggermente meglio di prima. Decisamente è meglio, però questo problema non mi piace assolutamente. La batteria è ancora carica al massimo, l'abbiamo utilizzata poco, quindi cosa dire, scappo, il test lo faccio con l'altro se riesco a trovarlo. Se non riesco a trovarlo non posso fare alcun test, ma questo non ho intenzione di tenerlo a lungo, visto che quando inserisco la punta, se lo capovolgo, la punta casca giù. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio intanto di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, a cliccare sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche e ricevere un'email ogni volta che io caricherò un video. Vi invito anche a vedere il video di Gianni Gigi Garage, che ha comprato il trapano a tutti gli effetti, non il tassellatore, quindi quello con il mandrino e la frizione che ci permette di regolare il livello di coppia. Comunque vado e ci vediamo più tardi. Intanto grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.
Ciao da Riccardo.